Buongiorno, benvenuti su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare la Mystical Lanterna con il punto nocciolina. Ha un effetto più tridimensionale rispetto a quella semplice con il punto Granny. Io l'ho realizzata in un filato in acrilico con un uncinetto del 3,5 perché ne sto facendo un rivestimento per una borsa. Vediamo un pochino come realizzarla. Io ho utilizzato in pratica 3 colori, un grigio lamè, un rosa rosa carne lamè e un grigio più scuro. Volevo qualcosa di abbastanza sobrio, quindi non ho messo filati troppo sgargianti o colorati. Come si fa? Partiamo da il centro è costituito da 5 catenelle chiuse insieme, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudiamo insieme con una maglia bassissima in questo modo. Allora, le mie noccioline sono costituite da 4 maglie alte suddivise da 3 catenelle. Nel primo giro devo andarmi a realizzare 6 noccioline, quindi mettiamo via un attimo il lavoro, salgo con 3 catenelle, 2, 3 che fungono da prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entro e vado a realizzare altre 3 maglie alte chiuse a metà per la prima nocciolina all'interno sempre di questo anello. Siamo 2 e 3 così e vado a chiudere. La prima nocciolina è formata, 1, 2, 3, l'altra nocciolina accanto. Ok, allora un attimo, sempre 4 maglie alte chiuse a metà, siamo alla seconda, terza e quarta. In questo modo poi chiudo 3 catenelle, 1, 2 e 3 di nuovo, quindi devono essere 6 in tutto. Andiamo avanti con 1, 2, 3 e 4, chiudo così, 3 catenelle di separazione, 3 di nuovo, 1, 2, 3, 4 e chiudo insieme 3 catenelle, 1, 2 e 3 di nuovo. Dobbiamo ottenere 6 motivi. Allora questo primo pezzo lo facciamo insieme, poi dal secondo 2, 3, 4, chiudo insieme 3 catenelle, 2, 3, allora andiamo a contare 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultima siamo alla numero 6. Un attimo, mi si è agganciato l'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e 4, chiudo 3 catenelle e concludo il primo giro con una maglia bassissima qui. Ok, questo è il primo giro di
noccioline. Vado a tagliare il filo perché appunto io ho deciso di cambiare filato ad ogni giro. Si possono fare anche monocolore, però in genere per le decorazioni si fanno multicolor. Come detto, non voglio utilizzare tanti, ho deciso di utilizzare appunto dei colori, soltanto delle diciamo 3 sfumature per tutta la lavorazione, quindi è abbastanza semplice e sobria come lavorato. Adesso metto un attimo giù il lavoro. In ogni spazietto andiamo a realizzare due gruppi di noccioline, due noccioline sempre separate da 3 catenelle. Innanzitutto mi alzo con 3 catenelle perché nel primo appunto nella prima parte l'unica cosa che posso fare è quella di sostituire la maglia alta con 3 catenelle. Vado a mettere accanto altre 3 maglie alte, 2 e 3, in questo modo. Poi chiudo, aggiungo le mie 3 catenelle di separazione. Non so se prima ho detto 4, ma ho sbagliato. Vado a rifare la nocciolina sempre nello stesso spazio, composta dalle mie 4 maglie alte, in questo modo. Poi chiudo, 3 catenelle di separazione, vado nello spazio accanto. Quindi il motivo resta sempre uguale. L'unica cosa che bisogna ricordare è che all'interno di ogni spazio sottostante il numero di noccioline raddoppia, quindi devo andarmi a realizzare sempre 4 noccioline, 3 e 4, chiudo così, chiudo, 3 catenelle, 1 2 3, vado a fare l'altra nocciolina. Alla fine di questo giro dobbiamo avere 12 noccioline, 2 3 e 4, e chiudo, 3 catenelle e continuo in questo modo per tutta tutto il giro. Ci vediamo alla fine. Giunti a questo punto dobbiamo chiudere anche questo giro, spero che vediate, con una maglia bassissima in questo modo. Eccoci qua, vedete? Adesso chiudo e vi faccio vedere come è venuto il mio lavoro. Allora, siamo qui, abbiamo chiuso, quindi ogni dobbiamo avere 12 noccioline. Adesso cosa succede? Riprendiamo il grigio e iniziamo a squadrare la lavorazione, ok? Non squadrare, ho sbagliato anch'io a dire così, cioè andiamo a formare le due punte della nostra lanterna. Allora, io riprendo il mio grigio, un grigio chiaro, e mi vado ad agganciare direttamente qui dove ho chiuso. Quindi in pratica non inizio mai diciamo nel punto centrale nello spazio centrale di uno spazio sottostante, ma nei lati, ok, qui in mezzo, perché appunto ho bisogno che la mia lanterna assuma una forma ben particolare. Allora cosa faccio? Nel primo spazietto devo andarmi a realizzare 3 maglie alte. La prima è costituita da 3 catenelle, la seconda maglia alta, 2 e 3, ok? 3 maglie alte. Passo direttamente nell'altro spazio. L'altro spazio vedete che è quello centrale tra due noccioline, e vado a realizzarmi la prima punta. Come si fa? Allora faccio 3 maglie alte, 1 2 e 3,
poi devo fare questo pezzettino qua che è costituito da 2 maglie alte lavorate di traverso. Come si fanno? Vado a porre 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, filo sull'uncinetto, torno nella quinta catenella e vado a realizzare una maglia alta. Vado nella poi accanto nella sesta catenella, cioè nella prima che ho lavorato quando ho messo queste 6 maglie alte, la seconda catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare di nuovo 3 maglie alte nello spazio dove ero all'inizio, 1 2 e 3, ok? E in questo modo io vado ad abbozzare la punta che poi sarà completata dopo con la bordatura. Allora passo nello spazio accanto e metto altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Poi nello spazio accanto inizio la lavorazione, diciamo, della parte più bombata, questa qui, che è costituita sia da maglie alte che da maglie altissime. Mi sposto qui e vado a realizzare 4 maglie alte, non più 3 ma 4, 1 2 3 e 4. Poi accanto metto doppia maglia, 2 doppie maglie alte, 2 maglie altissime, scusate, io le chiamo doppie maglie alte ma sono 2 maglie altissime, ok? E sono 2. Nello spazio accanto vado a formarmi una nocciolina di 3 maglie altissime, prima maglia altissima, seconda maglia altissima, si chiudono le prime 2 asole, poi si lascia sull'uncinetto l'ultima e infine la terza, ok? Così. Dopo che ho tutte e 3 chiudo insieme. Allora nel spazio accanto devo ripetere questa lavorazione, logicamente dovrò andare a fare prima le 2 maglie altissime e poi le 4 maglie alte, prima maglia altissima, seconda maglia altissima, 4 maglie alte, 1 2 3 e 4. Poi qui all'accanto faccio 3 maglie alte semplici, 1 2 e 3. Nel punto accanto, ancora nello spazio accanto, vado a realizzare l'altra punta come questa, quindi sfilo un po' di lana, scusate, 3 maglie alte, 1 2 3 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, filo sull'uncinetto, torno nella quinta e faccio una maglia alta qui, vado nella sesta e faccio l'altra maglia alta della punta, ok? Poi all'interno dello stesso spazio facciamo 3 maglie alte, 1 2 e 3, poi accanto 3 maglie alte, 1 2 e 3, accanto ancora devo iniziare la parte bombata, quindi 4 maglie alte, 1 2 3
e 4, 2 maglie altissime, una e 2, nello spazio accanto vado a realizzarmi la mia nocciolina di 3 maglie altissime, 2, opla, ho sbagliato, stavo chiudendo, 2 e 3, chiudo tutto insieme, la fermo con una catenella perché se no ho paura che mi si sfili, vado accanto e rifaccio che cosa? Le 2 maglie altissime, aspettate che mi si sta sganciando il filo, 2 maglie altissime, 4 maglie alte, e sono giunta alla conclusione anche di questo giro. Allora, prima maglia altissima, seconda, poi 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4, così, 3 e 4, e vado a chiudere qui con una maglia bassissima, taglio il mio filo, in questo modo, ok, e anche questo giro è ultimato. Adesso con il grigio scuro non mi resta che ripassare tutto il lavoro per poterlo compattare e quindi avere la mia lavorazione perfetta. Allora, io mi aggancio sempre nel punto del lavoro iniziale, vi faccio vedere perché non è che ci sia molto da dover spiegare, soltanto nella parte centrale. Mi aggancio con una catenella, un attimo solo, ok, io li prendo tutti e due i fili, una catenella, metto il filo in questo modo, rientro nel punto e vado a chiudermi la mia mezza maglia alta. Devo fare una mezza maglia alta su tutti i punti che ho sotto di me del giro precedente. In questo modo devo ripassare proprio in ogni asola delle maglie alte altissime del giro precedente, faccio questo lavoro. Qui sto attenta perché a volte capita che la conclusione della maglia alta possa in qualche modo accavallarsi con le maglie alte che ho lavorato in precedenza, qui, poi qui, poi vado nel, diciamo, nella punta qui delle 4 catenelle e metto 4 maglie, mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4, poi 2 maglie. L'unica particolarità che vi farò vedere tra qualche momento è quando arrivo nella parte centrale, dove appunto, dove c'era quella nocciolina di 3 maglie altissime, devo solo fare c'è una piccola variazione della lavorazione, però poi per il resto sono tutte mezze maglie alte. Andiamo avanti, ci siamo quasi. L'unica variazione appunto è quella al centro. Sono qui. Qui. Andiamo di qua.
poi qui, aspettate, oh mamma, mi si sfila in questo momento, qui, qui e qui. Quando arriviamo, appunto, stavamo dicendo, a questa nocciolina, non vado a lavorare sopra di essa qui, ma vado a mettere due maglie, due mezze maglie alte da questo lato della nocciolina e da quest'altro, quindi nel punto nel mezzo e non sopra, quindi sono una e due, salto, vado dall'altro lato, una e due, dopodiché ripasso così tutto uguale fino alla fine del giro. Ci vediamo alla fine, appunto, per vedere come sta venendo, come è finita. Questo è il lavoro. Ricordiamoci solo di fare questa cosa diciamo nella parte centrale del lavoro. Non lavoro sulla nocciolina, ma due da una parte e due dall'altra. A tra poco. Una volta ripassato tutto il lavoro, mi trovo in questa situazione. Devo solo chiudere con una maglia bassissima nel punto di inizio del giro. In questo modo taglio e fermo il mio lavoro. Quindi la Mystical lanterna è così ultimata ed è pronta per essere inglobata in una lavorazione più grande. Se ne fanno molte di questo tipo, e il diciamo l'aspetto poi che avranno una volta sistemate tutte insieme è questo: vanno un po' a scalare, non si congiungono in questo modo, a meno che non vogliamo fare qualcosa di particolare con altre forme, però in realtà vengono applicate l'una all'altra in questo modo. Allora, per adesso il video si conclude qui. Nei prossimi video vi farò vedere come realizzare metà di questa piastrella in questo modo e anche in quest'altro modo, perché noi quando andiamo a lavorare abbiamo bisogno di appunto di avere anche delle mezze piastrelle, ma anche un quarto di piastrelle. Infatti è una cosa che dovrò realizzare per creare dei pannelli rettangolari o quadrati. Invece, se vogliamo dare un aspetto appunto a punta al nostro lavoro, non c'è bisogno di realizzare quegli altri tipi di mattonella. Per ora ci alleniamo su questa completa. Come detto, nei prossimi video vi farò vedere come si realizzano metà di queste mattonelle in modo preciso, e poi vedremo anche come andranno cucite insieme, come almeno io le cucio insieme. Spero che il video vi sia stato utile, che vi siate divertiti a seguirlo e vi siate divertite soprattutto a realizzare le Mystical lanterne. Spero di vedervi presto sul mio canale per il prossimo tutorial. Buona creatività a tutti da Uncinetti allo sbaraglio. A presto!